Quante volte ti sei chiesta o chiesto: ma quando diciamo più che e quando più di in italiano? Per esempio, l'italiano è più semplice del tedesco. Forse. Ma Alice parla più spesso il tedesco che l'italiano. In questa lezione ti spiego tutto per filo e per segno e alla fine del video saprai esattamente quando usare di e quando usare che nella formazione dei comparativi in italiano. Come sempre abbiamo preparato per te due cose utilissime. Un documento PDF con tutto il contenuto di questa lezione e un esercizio che ti aiuterà a comprendere e a fissare al meglio l'argomento di oggi. È tutto gratuito. Basterà cliccare sul link che trovi nella descrizione qui sotto o inquadrare questo codice QR, inserire il tuo nome e il tuo indirizzo email nella pagina che apparirà e aspettare qualche minuto. Arriverà tutto nella tua casella di posta. Il comparativo è una struttura che serve a mettere a confronto due elementi. Per esempio, nel comparativo di maggioranza, un termine di paragone presenta una qualità in misura superiore rispetto all'altro termine. Generalmente, quando mettiamo a confronto due termini, la costruzione si forma in questo modo: più, aggettivo, di e il nome o il pronome. Per esempio, io sono più giovane di Giulia. È vero, eh? Più giovane di Giulia. Paolo è decisamente più simpatico di Fabio. Abbiamo più, l'aggettivo, di e un nome. La questione importante di questa lezione è questa però. Quando usiamo di e quando usiamo che per introdurre il secondo termine di paragone? Cominciamo con di. Si usa la preposizione di quando il secondo termine di paragone è un nome, un pronome o preferibilmente un avverbio. Per esempio, Patrizia è molto più agile di Fabio. Fabio è un nome proprio in questo caso e quindi è introdotto da di nel comparativo. Un pronome. Alice si laurea prima perché è più studiosa di te. Studioso è un aggettivo che indica una persona che studia molto. Lei è più studiosa di te. Te è un pronome. Vediamo un esempio con un avverbio. Oh, sembri più rilassato di prima. Rispetto a prima, avverbio. Generalmente di tempo. Ma quando si usa che? Si usa che quando i due termini di paragone sono elementi paralleli all'interno della frase e possono essere due aggettivi, due verbi o due avverbi. Vediamo un confronto fra due aggettivi. Marcello è più intelligente che simpatico. Qui non stiamo paragonando due nomi, ma due qualità riferite allo stesso soggetto. Marcello è più intelligente che simpatico. Aggettivo, aggettivo. Due verbi. È più divertente sciare che andare in bicicletta. Confronto fra due verbi. Oppure due avverbi. Paolo esce più ora che prima. Mm? Esce più ora che prima. Quindi due aggettivi, due verbi o due avverbi, ma usiamo che anche quando il secondo termine di paragone è introdotto da una preposizione. Marta è più brava in storia che in geografia. Qui stiamo confrontando le capacità di Marta in due materie introdotte dalla preposizione in. Oppure andiamo più spesso al mare che in montagna. Poco fa abbiamo imparato che prima di un nome o di un pronome usiamo la preposizione di, ricordi? Più aggettivo di e un nome o un pronome. Ora osserva questa frase o queste frasi. In frigo tengo sempre più birra che vino.
Martina chiama più spesso me che te. Eh, vino è un sostantivo, te è un pronome, però sono introdotti da che, non da di. Allora, esistono diverse spiegazioni più o meno complicate su questo fenomeno. Qualcuno dice che si usa che quando nessuno dei due termini di paragone è soggetto della frase. Nella frase "in frigo tengo sempre più birra che vino", il soggetto sono io, non la birra o il vino. Poi esistono spiegazioni più complicate, ma non è questa la sede per presentarle. Abbiamo visto il comparativo di maggioranza con più, di o che, ma abbiamo anche un comparativo di minoranza, che è il contrario, diciamo. Il comparativo di minoranza indica un termine di paragone con una qualità presente in misura inferiore rispetto all'altro termine di paragone. E in questo caso sostituiamo più con meno. Meno e poi di o che. Io sono decisamente meno pragmatico di Giulia. È vero, è una caratteristica che invidio molto a Giulia. Meno pragmatico di Giulia. Fa meno freddo fuori che in casa. Le regole sull'uso di e di che sono le stesse. Qui usiamo che perché abbiamo una preposizione, che in casa. Studiare la grammatica è meno stimolante che ascoltare un podcast. Che più verbo. E poi abbiamo il comparativo di uguaglianza che ti presento per completezza. Abbiamo il primo termine di paragone introdotto da così o da tanto e il secondo da come, oppure tanto quanto. Oggi sono tanto stanco quanto ieri. Tanto stanco quanto ieri, in misura uguale. Mm? Francesco è tanto bravo quanto intelligente. O semplicemente Francesco è bravo quanto intelligente. Modestamente. Ogni tanto concedimi di parlare bene di me stesso. Bene, oggi abbiamo visto la differenza tra l'uso di e di che nella formazione dei comparativi e abbiamo visto in modo più approfondito il comparativo di maggioranza. Ti ricordo che per chiarire tutti i tuoi dubbi puoi scrivere un commento qui sotto nel video e scaricare il documento PDF con l'esercizio perché ti aiuteranno davvero a comprendere meglio e a fissare l'argomento di oggi. Trovi il link nella descrizione di questo video oppure puoi inquadrare questo codice QR. Grazie mille e ci vediamo al prossimo video.